Ciao, io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su Fortnite of Apocalypse, la serie sequel di Seven Deadly Sins, i 7 peccati capitali. E ora sigla! Prima di iniziare vi ricordo che in questo video è presente spoiler sulla serie e sul manga, perciò se non l'avete visto o letto ve lo consiglio e lo trovate su Netflix. E prima di tutto, domanda del giorno: qual è il vostro personaggio preferito e se vi piace questa serie? Allora, questa serie l'ho iniziata un po' dopo che era uscita, perché all'inizio i 2 film che ci sono su Netflix hanno una qualità video che non mi piaceva per niente, perciò all'inizio l'ho un po' lasciato andare, poi ho pensato, poi vedendo qualche scan e varia del manga ho pensato perché non provare, anche se il film è proprio... La serie invece è molto bella, mi piace particolarmente la grafica, il design e tutto, la trama tantissimo. Personaggi preferiti molto difficile, però penso proprio Percival, anche se sono davvero belli e tutti molto caratterizzati. E ora curiosità 1. La spilla di Percival, il serpente che si morde la coda, è la creatura mitologica chiamata Uroboro. Uroboro è spesso interpretato come un simbolo di eternità, rinnovamento ciclico e un ciclo di vita, morte e rinascita. 2. Percival prende il nome dal suo anonimo Percival, uno dei cavalieri della tavola rotonda nella mitologia arturiana, famoso per essere stato l'eroe principale durante la ricerca del Santo Graal. 3. L'elmo di Percival pesa 7 kg. 4. Sebbene Lancelot e Tristan siano nati 2 anni dopo la Guerra Santa, è stato confermato che hanno 16 anni, anche se sono passati solo 16 anni dalla Santa Guerra, a partire da 4 Koha, il che significa che ci sono discrepanze temporali e contraddizioni in cui dovrebbero avere attualmente 14 anni, poiché sono passati solo 16 anni dalla Guerra Santa. Perciò dovrebbe essere 18 anni fa quest'ultima, per coincidere col fatto che loro abbiano 16 anni. 5. Lancelot prende il nome dal suo anonimo, uno dei cavalieri della tavola rotonda della mitologia arturiana, dove è solitamente rappresentato come il più grande compagno di Re Artù e uno dei suoi più grandi cavalieri. I suoi genitori erano il re Bandi Benohic e la regina Elaine. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e, se non lo siete già, seguirmi iscrivendovi al mio canale, e che sul canale ci sono altre playlist di curiosità di anime, manga, cosplay e altro ancora. E ora andiamo avanti. 6. Tristan fu uno dei membri più noti dei cavalieri della tavola rotonda di Re Artù. Era figlio di Re Meliodas e della sua prima moglie Elisabeth. È noto per essere un arciere eccellente con il suo arco Fail-Nacht e in particolare modo per la sua tragica storia d'amore con Isolde. 7. Nonostante l'autore avesse inizialmente dichiarato che il sequel della serie Nanatsu no Taizan Fortnite of Apocalypse sarebbe stato incentrato su Tristan, a partire dall'arco narrativo iniziale è stato introdotto un nuovo personaggio, Percival, come personaggio principale. Tristan, presente in questo gruppo principale, oltre a essere un punto focale sia nella profezia della storia del suo complesso, perciò non viene lasciato da parte. 8. Gawain prende il nome dall'anonimo personaggio della leggenda arturiana. La sua personalità nel manga è combinata entrambe a rappresentazioni classiche Gawain nella leggenda originale, sia come incarnazione del cavaliere umano,
ma anche esemplare varia storia originale, sia come antieroe tragico, inquieto e rielaborazione successiva in The Death of Arthur di Mallory. L'interesse inequivocabile di Gawain per Isolde e la sua amicizia rivalità con Tristan potrebbero essere un gioco di parole con la versione arturiana della leggenda o poema di Tristan e Isolde, in cui Gawain è raffigurato come un cattivo. 9. Gawain ha un debole per i dolci ed è una ghiottona, chiedendo ai cavalieri sacri di Lyonesse come pagamento dei barili di budino. 10. I compleanni. Percival 15 aprile, Lancelot 29 aprile, Tristan 2 maggio e Gawain 3 giugno. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di seguirmi e alla prossima, bye bye!